Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo settimanale segno per segno dal 24 dicembre al 31, prima che seguirà i singoli oroscopi per ogni segno per il 2025. Cominciamo subito con questa settimana. L'ultima settimana dell'anno le stelle ci portano energie straordinarie per chiudere proprio il 2024 in bellezza. Con il Sole in Sagittario e Venere nell'Acquario ci sentiamo ispirati, pronti a guardare il futuro e abbracciare anche il cambiamento, anche se il transito di Saturno in Pesci ci fa lavorare veramente molto duramente per poterci allineare al nostro schema di missione. Infatti Saturno è come un aspirapolvere, tira via tutte le cose inutili e per questo ci fa lavorare e lavorare. Con il Sole in Sagittario avremo un'energia positiva, l'ottimismo e la voglia di espansione. È un ottimo periodo per riflettere su progetti futuri e affrontare l'anno con entusiasmo. Facciamo prima una panoramica dei pianeti. Abbiamo detto Venere in Acquario e un tocco proprio di originalità nelle relazioni. È il momento di uscire dagli schemi, sia in amore che nelle amicizie. Saturno ne abbiamo già menzionato, mentre Mercurio in Sagittario c'è una comunicazione chiara e sincera, ma attenzione a non essere troppo impulsivi. Mercurio e Giove in questo momento del cielo sono in mutua ricezione, ovvero nel domicilio dell'altro, e questa si chiama mutua ricezione in astrologia. E i due pianeti si scambiano gli aspetti, sono aspetti perfettamente scambiabili. E vediamo un attimino che Urano nel retrogrado nel Toro, ci sono dei cambiamenti imprevisti, repentini, legati alla sicurezza finanziaria e quindi alla stabilità. Quindi questi momenti di irrequietezza emotiva, di instabilità emotiva, bisogna anche usare una certa cautela con le spese impreviste e anche stare attenti a come si gestiscono i soldi. Però dà con un ritmo più lento Urano proprio per permetterci anche di riflettere. E non solo nel settore economico, ma in tutti i settori bisogna prestare un po' attenzione, ponderando bene ogni situazione, ogni passo che si deve intraprendere per poter arrivare alla meta prefissata. Plutone in Acquario porta una trasformazione collettiva ed è al centro dell'attenzione. È tempo di abbracciare un nuovo modo di pensare e collaborare. Questo è l'invito di Plutone, ovvero a trasformare le nostre emozioni ed abbracciare, come dire, un nuovo modo di pensare e di collaborare. Però per poter arrivare al nuovo modo, chiaramente dobbiamo trasformare le emozioni precedenti, le emozioni stagnanti, portarle alla soluzione, ovvero portarle alla coscienza per poterle essere elaborate e trasformate. Mentre Nettuno nel segno dei pesci è illusione o realtà? Entrare nel mondo cosmico anche come cambiamento, abbracciamento di connessione con il tutto, come un'integrazione. Passiamo ora al segno della Ariete. Con il Sole in Sagittario sei ispirato veramente a guardare lontano, non solo le cose che da vicino, ma in un modo molto più futuristico, oserei dire, magari pianificando un viaggio o un progetto ambizioso. Venere in Acquario porta novità in amore e nelle amicizie. Potresti trovare delle ispirazioni dalle persone che ti circondano, molto creative, e sono persone un po' fuori dai soliti schemi.
Urano retrogrado in Toro però ti ricorda di monitorare le spese e gestire le risorse con saggezza, mentre Nettuno in Pesci ti spinge a seguire il cuore e ad essere più intuitivo. Consiglio? Sfrutta l'energia del Sole, di Giove, di Mercurio per osare, ma pianifica con attenzione. Per voi ora, amici del Toro, con Urano retrogrado nel tuo segno, ti senti spinto a rivalutare alcune scelte personali. Ci possono essere dei cambiamenti ancora imprevisti, repentini, che potrebbero scuoterti ancora un attimino, ma ti offrono la possibilità di crescere. Venere in Acquario potrebbe portare tensione in ambito relazionale. Cerca di bilanciare il tuo bisogno di stabilità con l'apertura verso nuove idee. Risolvi le questioni con i familiari, mentre Nettuno in Pesci ti aiuta a vedere oltre le apparenze, soprattutto nelle domande di cuore. Consiglio? Abbraccia i cambiamenti con calma, senza opporti alla novità, alle novità che stanno per emergere, soprattutto con il nuovo anno. E ora per voi, amici dei Gemelli, il Sole in Sagittario, opposto al tuo segno, illumina le relazioni. Potresti sentirti chiamare a chiarire delle situazioni con partner e amici, soprattutto con l'aspetto armonico di Mercurio, che ti aiuta a comunicare con attenzione, però devi prestare attenzione a non essere, diciamo, troppo precipitoso nel rispondere. Magari sei irritato magari da qualcosina che magari ha urtato un po' la tua emotività, cerca di controllare. Anche perché Mercurio e Giove, come abbiamo detto prima, sono in mutua ricezione, di conseguenza potrebbe espandersi proprio questa manifestazione all'esterno del tuo modo di essere nella vita. Mentre Venere in Acquario favorisce nuove conoscenze e collaborazioni. Qui attenzione, potrebbe esserci qualche opportunità per chi ha voglia di cambiamenti, mentre Nettuno in Pesci ti favorisce una connessione più profonda con la spiritualità e l'intuizione. Consiglio? Ascolta prima di parlare e approfitta di questa energia per rafforzare i legami. E ora per voi amici del segno del Cancro. Saturno in Pesci ti aiuta a mettere ordine nelle emozioni e nei tuoi obiettivi a lungo termine, ovvero ti dà quel sano distacco per darti il tempo di approfondire quello che tu vuoi modificare o quello che potrebbe andare bene per te. Quindi è un ottimo momento anche per fare chiarezza sui tuoi sogni, sia in campo professionale che personale. Mentre Venere in Acquario potrebbe però renderti un po' più riservato dell'amore, magari ti rinchiudi un po' come tua solita espressione, il solito modo di essere, proprio nella tua indole e di rintanarti nel tuo guscio, ma cerca di essere aperto al dialogo. Con Urano retrogrado in Toro, vecchi amici potrebbero riaffacciarsi alla tua vita, mentre Nettuno in Pesci ti aiuta a risvegliare la tua creatività interiore. Consiglio? Non aver paura di chiedere il supporto o consiglio? Quando ne hai e ne senti il bisogno, non aver paura. E ora passiamo per voi amici del Leone. Con il Sole in Sagittario senti, amico del Leone, una spinta creativa e molto ottimista. È il momento di metterti in gioco e brillare, questo è il momento ideale per finire l'anno e incominciare un anno ancora più brillante, soprattutto con l'appoggio anche di Giove. In questo mese c'hai anche, in questa settimana,
hai anche l'appoggio di Mercurio, quindi questo è il momento anche di chiudere determinate questioni e arrivare alla risoluzione finale. Mentre Venere in Acquario, opposta al tuo segno, potrebbe portare qualche sfida e tensione nell'amore. Cerca di evitare tensioni inutili, arriva a un compromesso, cerca di ascoltare. Questo vale soprattutto non con la persona, con la persona amata, ma anche con le relazioni personali. Urano retrogrado in Toro ti spinge a riflettere su domande professionali e come gestire al meglio i tuoi talenti e la tua creatività, mentre Nettuno in Pesci ti aiuta a sviluppare un lato più sognante e intuitivo. Consiglio? Sfrutta questo periodo per pianificare un grande salto nel 2025. Forza, avanti tutta! Per voi, amici della Vergine, Mercurio in Sagittario potrebbe rendere la comunicazione, diciamo, un po' caotica, soprattutto in famiglia o sul lavoro, dove potrebbero esserci delle piccole incomprensioni. Cerca di esprimerti con chiarezza, come è tuo solito essere e fare, evitando anche però una critica, diciamo, anche abbastanza eccessiva, mentre Venere in Acquario favorisce piccoli cambiamenti nella routine quotidiana, rendendola più piacevole. Potresti sentire il bisogno di evadere con gli amici anche solo per un semplice aperitivo, per una semplice cena, ma questo bisogno di evadere è dovuto proprio a Venere in Acquario. Saturno in pesci opposto al tuo segno, soprattutto interessati quelli della seconda decade, ti invita a gestire con maturità le relazioni importanti. Nettuno in pesci invece ti offre l'opportunità di essere più empatico e comprensivo. Consiglio? Rallenta il ritmo e focalizzati su priorità realistiche, ovviamente. E ora passiamo per voi, amici della bilancia. Con Venere in Acquario le relazioni diventano più dinamiche e stimolanti. Potresti incontrare persone nuove che ti ispirano o rafforzano queste amicizie già esistenti, ma da queste amicizie tu potresti ascoltare dei consigli che potrebbero esserti molto utili per concludere nuove sfide professionali, in quanto hai l'appoggio di Mercurio e di Giove dalla tua parte. Quindi questo è il momento proprio favorevole, l'ultima fine dell'anno, proprio per chiudere determinate cose e arrivare alla soluzione. Mentre Urano retrogrado in Toro porta riflessioni proprio sulle finanze condivise o sui suoi investimenti a lungo termine. Il Sole in Sagittario ti aiuterà a comunicare di più, rendendoti un ottimo interlocutore, mentre Nettuno in Pesci favorirà la tua crescita spirituale, la connessione emotiva più profonda, ragion per cui sarai molto più ben disposto anche verso le relazioni interpersonali, ma anche con le tue relazioni personali. Consiglio? Esci dalla tua zona comfort per scoprire nuove opportunità. Questo è il momento adatto per sfondare e per finire in bellezza il 2024 e incominciare il 25 in magnificenza. Per voi amici dello Scorpione, Urano retrogrado in Toro, opposto al tuo segno, potrebbe portare cambiamenti imprevisti nelle relazioni. Questo punto di domanda, sempre in sospeso da moltissimo tempo, potrebbe proprio spronarti o alla chiusura o arrivare a un compromesso. Cerca di mantenere la calma e accogliere le novità, ma le novità non quelle che ti arrivano dall'esterno come stimolo, ma dall'interno del tuo cuore. Ascolta il tuo cuore.
Venere in Acquario mette l'accento proprio sulla famiglia e sulla casa, sentire il bisogno, il desiderio di rinnovare proprio il tuo spazio personale. E una volta che tu l'hai conquistato, difendilo perché te lo sei ampiamente meritato. Con Saturno in Pesci hai la possibilità di costruire qualcosa di solido nei tuoi progetti creativi, mentre Nettuno in Pesci ti incoraggia ad esplorare il tuo lato più intuitivo e spirituale. Consiglio? Sii flessibile e accogli i cambiamenti come un'opportunità e crescita. E ora per voi, amici del Sagittario, con il Sole e Mercurio nel tuo segno e anche con l'interfungibilità di scambio con Giove, in quanto sono in mutua ricezione, sei il protagonista della settimana. Hai carisma, energia e una grande voglia di espanderti, sia mentalmente che fisicamente. Venere in Acquario ti invita ad essere creativo nelle tue interazioni sociali, mentre Urano retrogrado in Toro ti suggerisce di rivedere abitudini quotidiane e lavorative. C'è qualcosa da migliorare. Nettuno in Pesci amplifica la tua intuizione e ti aiuta a vedere oltre l'ordinario, spingendoti a esplorare aspetti spirituali e creativi della tua vita. Quindi sarai confrontato con studi sacri, con la tua creatività, per migliorare la tua vita attraverso la creatività. Consiglio? Sfrutta questa energia per pianificare un grande salto nel 2025 e lascia che la tua intuizione ti guidi. E ora per voi, amici del Capricorno, Venere in Acquario ti invita a riflettere sulle tue risorse, sulla tua sicurezza economica. Potresti però trovare modi innovativi per gestire i tuoi guadagni, anche attraverso la conoscenza di amicizie affini a te, ma piuttosto, come dire, estroversi, che ti potrebbero aiutare a raggiungere il tuo obiettivo e quindi a un maggiore introito economico. Con Saturno in Pesci le comunicazioni diventano più profonde, autentiche, ricche di significato, mentre Urano retrogrado in Toro alimenta la tua creatività, spingendoti a esprimerti in modi nuovi. Nettuno in Pesci stimola a sognare in grande, ma attenzione a non perdere di vista la realtà. Consiglio? Riconosci il valore delle tue risorse e sfruttale al meglio, senza dimenticare di nutrire la tua creatività. Acquario, cari amici dell'Acquario, con Venere nel tuo segno sei magnetico e pieno di fascino. Questo è il momento perfetto per rafforzare relazioni personali e professionali, soprattutto con l'appoggio di Giove e Mercurio in questo momento, che sono con gli aspetti interfungibili, interscambiabili, quindi appoggiano. E anche il Sole in Sagittario ti aiuta attraverso l'intuizione, quindi questo è un momento, diciamo, decisamente ottimo. Mentre Urano retrogrado in Toro ti potrebbe portare qualche sfida familiare legata alla casa, ma nulla che tu non possa gestire con la tua solita originalità. Plutone in Acquario ti spinge proprio verso una trasformazione personale, profonda, emotiva, mentre Nettuno in Pesci ti aiuta a connetterti con il tuo lato più spirituale e immaginativo. Consiglio? Lasciati guidare dall'intuito e fai le scelte coraggiose per il tuo futuro. Abbi il rischio di osare, avrai la vittoria. E ora passiamo a te, amico del segno dei pesci. Con Saturno nel tuo segno senti il peso delle responsabilità, ma anche la possibilità di costruire qualcosa di duraturo. Mentre Venere in Acquario ti invita a prenderti momenti di solitudine per ricaricarti. Mercurio in Sagittario
ti sprona a gestire meglio le tue comunicazioni sul lavoro per evitare fraintendimenti e quindi eventuali discussioni da cui riusciresti un pochino, diciamo, alquanto snervata, perché anche Nettuno nel tuo segno amplifica la tua sensibilità e ti aiuta a entrare in sintonia con le tue emozioni più profonde, ma anche alla connessione con il cosmo. Tu lo sei già per natura, quindi questo lato è particolarmente, diciamo, molto importante avere il giusto discernimento da dare come aiuto e non come solite croce rossine con cui sei solito procedere. Usa il discernimento per aiutare chi merita e chi no. Consiglio? Dedica tempo al riposo e alla riflessione per iniziare il nuovo anno con un'energia dinamica e alta, in maniera energetica molto alta come vibrazione. Se ti è piaciuto l'oroscopo della settimana, iscriviti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti, per scoprire le stelle che cosa ne servo per te. Ricordo che a breve uscirà segno per segno, ogni segno per il gennaio 2025. Non te lo perdere. Lascia un like, condividi con i tuoi amici e attiva la campanella per ricevere tutte le notifiche. Buona fine dell'anno e che le stelle ci guidino verso un fantastico 2025. Un arrivederci a tutti da Caterina. Una buona fine e un miglior principio per il 2025. A presto!